Il community matching ci permette di guardare alle città e alle comunità in cui si realizza con uno sguardo diverso. Non si tratta solo di vedere i singoli partecipanti, i buddy rifugiati, italiani, quanto e come si attivano e che impatto ha il community matching sulle loro vite. Possiamo anche chiederci se attraverso il community matching, anche se in misura magari ridotta, sono le stesse città, gli stessi contesti attraversati dal programma a cambiare. Noi guardiamo alle città anche attraverso la possibilità dei partecipanti di accedere a luoghi pubblici, magari in gruppo, non solo a titolo individuale, a partecipare a eventi pubblici, a entrare in dei musei, ma anche nei negozi, nei bar, nei luoghi di socialità, e ci accorgiamo che la presenza di queste piccole comunità interculturali modifica, anche se magari in piccola misura, la percezione non solo dei diretti protagonisti ma anche degli spettatori, degli altri presenti, che cominciano a fare domande, a interrogarsi, ma anche magari a interagire direttamente, quindi a vedere con uno sguardo un po' più di normalità la presenza magari anche in un museo o in un cinema o in un contesto pubblico di questi gruppi interculturali che dovrebbero rappresentare la normalità, ma che ancora oggi sono in determinati contesti piuttosto infrequenti. Inoltre possiamo anche osservare che il community matching non è solo un'esperienza appunto che riguarda personalmente i diretti protagonisti. Sappiamo attraverso le ricerche che abbiamo condotto nel programma che ciascun partecipante, ad esempio, parla del community matching a una media di 8 persone esterne al programma. Questo vuol dire che nei soli 5 anni in cui è stato attivo abbiamo già circa 30.000 persone sensibilizzate che molto probabilmente non verrebbero interessate da questo tipo di esperienza e che invece possono rappresentare dei terminali, delle connessioni, dei ponti molto importanti, anche se non dirette, per una maggiore sensibilizzazione, magari anche per essere attivati indirettamente in favore dell'integrazione delle persone rifugiate. E anche nel contesto appunto delle relazioni dirette che abbiamo già nominato, vediamo che la conoscenza non solo appunto indiretta, quindi queste persone sensibilizzate appunto attraverso i partecipanti, ma anche proprio l'incremento delle relazioni nuove con persone che partecipano al programma avviene su una base che potremmo dire esponenziale. Non ci sono solo i singoli buddy, c'è la comunità del community matching che ruota intorno a essa. In alcune città, ad esempio, mensilmente si fanno dei pranzi dove partecipano magari 100-150 persone, ma anche attraverso appunto questi legami si arriva a conoscere i familiari, i vicini, i compagni di classe piuttosto che i colleghi, e questo permette di allargare ed accedere appunto a una rete molto più ampia e anche molto più diversificata.